Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi insieme lavoreremo questo cappello per i più freddolosi. Ci occorreranno 100 g di lana animalier e l'uncinetto numero 4,5. Buona visione! Vado ad iniziare il tutorial con la lana animalier e l'uncinetto 4,5 e ci occorrerà anche un marcapunti. Iniziamo con l'anello magico, quindi qui abbiamo, vedete, il filo corto che facciamo attraversare attraverso l'indice e il medio e formiamo, vedete, una X. Entriamo dal basso così e ci agganciamo prendendo il filo del gomitolo e iniziamo la nostra lavorazione. Una catenella, entriamo e lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse. Lavorate le nostre 8 maglie basse, andiamo a chiudere il nostro cerchio in questa maniera qui. Chiuso, vedete, il nostro cerchio, entriamo sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato, eccola qui, e lavoriamo una maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare a spirale, cioè senza chiudere a maglia bassissima. Mettiamo un marcapunti sulla prima, vedete, maglia bassa. Adesso in ogni punto dobbiamo lavorare 2 maglie basse, quindi la prima, vedete, l'ho già lavorata, entro nella prossima e lavoro un'altra maglia bassa. Entro nel prossimo punto e lavoro 2 maglie basse e quindi proseguo lavorando 2 maglie basse in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, al marcapunti significa che dobbiamo iniziare la riga successiva. Togliamo il marcapunti e dove abbiamo il marcapunti lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il nostro marcapunti. Una maglia bassa nel primo, nel secondo 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi 1 e 2. Nel prossimo una sola maglia bassa e in quello dopo 2 maglie basse. Di nuovo una maglia bassa nel prossimo, nel secondo 2 maglie basse e lavoriamo così fino al marcapunti. Arrivati, vedete, alla terza riga, togliamo il marcapunti e iniziamo quella che è la terza riga. Entriamo nel primo e lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Adesso lavoreremo 2 maglie basse in ogni punto, quindi singolarmente, quindi una maglia bassa nel primo, una seconda maglia bassa nel secondo e nel terzo 2 maglie basse, quindi il nostro aumento. Una sola maglia bassa nei prossimi 2, quindi una maglia bassa nel secondo, 2 maglie basse nel terzo. E andiamo a proseguire lavorando 2 maglie basse singolari, quindi singolarmente, e nella terza un aumento 2 maglie basse per tutta la riga. Terminata quindi la terza riga, iniziamo la quarta. Lavoriamo la prima maglia bassa dove mettiamo il marcapunti. Adesso lavoreremo 3 maglie basse in maniera singola, quindi la prima, lavoriamo la seconda maglia bassa, lavoriamo la terza maglia bassa e nella quarta un aumento. Di nuovo lavoriamo le prossime 3 maglie basse singolarmente, quindi una maglia bassa, 2 maglie basse, 3 maglie basse, nella quarta un aumento. E così per tutta la riga fino al marcapunti. Terminata quindi la quarta riga, iniziamo la quinta. Togliamo sempre il nostro marcapunti,
lavoriamo una maglia bassa dove abbiamo il marcapunti e lo rimettiamo. Adesso lavoriamo in questa quarta riga 4 maglie basse singolarmente, quindi la prima l'abbiamo già lavorata, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza, lavoriamo la quarta maglia bassa e nella quinta lavoriamo un aumento, 2 maglie basse, 1 e 2. E di nuovo lavoriamo 4 maglie basse singolarmente, nella quinta l'aumento, quindi 1, 2, 3, 4 maglie basse, vedete come si presentano, e nella quinta lavoriamo un aumento, 2 maglie basse, e lavoriamo così fino al marcapunti. Arriviamo al marcapunto e chiaramente iniziamo la prossima riga. Adesso, se abbiamo lavorato 4 maglie basse e un aumento, adesso inizieremo con 5 maglie basse e un aumento, quindi la prima maglia bassa, marcapunti sulla prima e proseguiamo lavorando un totale di 5 maglie basse singole, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse singole e nella sesta un aumento, 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Quindi adesso ad ogni riga aumenteremo una maglia bassa singola, cioè qui abbiamo lavorato 5 maglie basse un aumento, nella riga successiva 6 maglie basse un aumento, in quella successiva 7 maglie basse un aumento, in quella successiva 8 maglie basse un aumento, fino ad arrivare alla nostra larghezza. Io adesso vado a proseguire, proseguite anche voi come vi ho spiegato e poi andiamo a proseguire insieme il resto del cappello. Allora, io ho proseguito fino ad arrivare alla lavorazione di 7 maglie basse e un aumento e i centimetri sono 15,5. Questo perché tengo conto dell'elasticità della lana con cui lavoro. Allora, durante la lavorazione, se lavorate con questo filato, potrebbe sembrare che man mano, già dalla quinta riga in poi, praticamente si arricci un po' troppo il cappello. Se dovesse succedere questo, andate a fare un paio di giri senza aumenti e poi ricominciate da capo con la sequenza degli aumenti. Quindi se vi fermate a 5 maglie basse con un aumento, fate 2 giri di maglia bassa, dopo i 2 giri iniziate con 6 maglie basse un aumento, 7 maglie basse un aumento, fino ad arrivare poi nel mio caso a 8 maglie basse un aumento, però in base alla lana vi dovete regolare voi. Accade questo solo con la lana un po' più grossa. Adesso a questo punto noi dobbiamo andare a proseguire il cappello semplicemente a maglia bassa, quindi in ogni punto lavoreremo semplicemente delle maglie basse, quindi entro nel prossimo, mettiamo sempre il marcapunti. Quindi è importante mettere il marcapunti in ogni punto, maglie basse. E andiamo a proseguire lavorando solo maglie basse senza fare più aumenti, non aumentiamo più. Facciamo delle maglie basse in ogni punto, vedete, io qui avevo gli aumenti, non vado ad aumentare ma lavoro solo una maglia bassa. Adesso quando arriviamo al marcapunti togliamo il marcapunti, lavoriamo la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti e di nuovo un'altra riga di maglie basse, di nuovo togliamo il marcapunti, lo rimettiamo e riga di maglie basse. Io adesso vado a fare un tot di righe e poi vi dico in totale l'altezza del mio cappello. Allora ragazzi, ho proseguito per 28 righe totali che in centimetri sono 18 centimetri, quindi non facciamo un cappello troppo alto, altrimenti avremo un bordo dietro al collo che ci darà sicuramente fastidio. Adesso prima di proseguire dobbiamo andare a prendere la nostra misura per chiaramente rimanere l'apertura degli occhi. Io uso il manichino così vi faccio capire bene. Adesso vedete, noi andiamo a mettere questo è dove io ho il marcapunti del centro, quindi il centro lo vado a mettere proprio dietro, vedete, la testa del mio manichino.
aggiusto il cappello sul manichino. Chiaramente sul manichino è un pochino più largo il cappello, però io l'ho indossato sulla persona. Adesso noi dobbiamo rimanere aperto, vedete qui, dobbiamo fare un'apertura che vada praticamente qui. Quindi io che cosa faccio? Dove ho l'occhio, vedete qui, scendo leggermente più giù, perché dovete calcolare che deve venire così l'apertura, così, e metto un marcapunti ovviamente. E faccio la stessissima cosa, vedete, anche di qua, quindi calcolando questa apertura metto un marcapunti anche da quest'altro lato, quindi vedete faccio così e faccio così, quindi qui vado a mettere un altro marcapunti in questa maniera qui. A questo punto, una volta vedete che abbiamo fissato i marcapunti, possiamo andare a proseguire con la lavorazione. Quindi adesso vedete qui è il centro dove abbiamo il nostro marcapunti e dobbiamo arrivare qui dove abbiamo messo i marcapunti, dove inizieremo con una catenella. Quindi io sono così, vedete, inizio la lavorazione delle maglie basse in ogni punto finché non arrivo al primo marcapunti, ok? Quindi proseguite fino al primo marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, semplicemente lo tolgo e lavoro la prima maglia bassa. Adesso io ho 24 maglie basse e devo mettere una catenella che corrisponde alle stesse maglie. Quindi vado a lavorare 24 catenelle che con il mio filato vanno bene. Ovviamente voi andate sempre a valutare se lavorate con un filato più sottile. Quindi proseguiamo fino ad arrivare a 24 catenelle. Una volta vedete che ho lavorato le mie 24 maglie basse, tolgo il marcapunti, entro nel punto e lavoro la maglia bassa. Ovviamente adesso i marcapunti non ci servono più. Adesso dobbiamo andare a proseguire con le maglie basse, semplicemente in ogni punto. Ovviamente quando arriveremo qui dove abbiamo il termine del giro, cambiamo ovviamente il nostro marcapunti, lo rimettiamo e non vi dimenticate, questo è praticamente il punto dove iniziamo e finiamo la riga, quindi è qui che termineremo alla fine della lavorazione del nostro cappello. Quindi arrivo dove c'è il marcapunti e rimetto il marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, chiaramente lavoro la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti, come vi ho ripetuto diverse volte già. E di nuovo maglie basse fino ad arrivare alla catenella. Arriviamo, vedete, nell'ultima maglia bassa prima della catenella, quindi entriamo all'interno e lavoriamo la maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse su tutta la nostra catenella, quindi su ogni catenella una maglia bassa. Io che cosa faccio? Entro all'interno ovviamente della catenella, ma entro nel forellino, vedete, nella solina, diciamo, dietro, quindi nel punto dietro, perché renderà più resistente la lavorazione. Quindi vedete, entro da dietro, quindi per farvi vedere meglio, vi faccio vedere al contrario, perché forse se giro, eccola qua, vado meglio. Vedete, qui ci sono le due asoline, io entro in quella dietro, così, ok? Entro e lavoro una maglia bassa. E così, vedete, su ogni punto retro, entro e lavoro una maglia bassa e in ogni punto. Entrando in questa maniera qui, vedete, la lavorazione è più stretta e più tesa, ok? Quindi di nuovo sul punto noi dobbiamo avere alla fine della nostra riga, ovviamente della nostra catenella, 24 maglie basse, perché abbiamo messo 24 catenelle. Quindi vedete, così qui abbiamo la catenella, nel punto dietro entriamo e lavoriamo la maglia bassa e proseguiamo così per tutta la catenella. Una volta vedete che io ho lavorato tutte le 24 catenelle, entro nella prima maglia bassa, vedete, che trovo sul lavoro e vado a lavorare le maglie basse
in ogni maglia bassa. Quindi vedete, in ogni maglia bassa lavoro una maglia bassa. Quindi non realizziamo nessun tipo di aumento durante la lavorazione, ma andiamo a proseguire dei giri. Adesso vado a completare il giro e poi vi faccio vedere come risalgo di nuovo sulla catenella. Quindi andate a completare un giro fino ad arrivare qui, togliendo e rimettendo sempre il marcapunti. Quando arriviamo, vedete, questo è l'ultimo punto del cappello. Qui invece vedete è praticamente la catenella volante dove abbiamo lavorato le maglie basse. Semplicemente noi dobbiamo solo continuare a lavorare, vedete, le maglie basse in ogni maglia bassa, quindi niente di così complicato, è veramente una lavorazione, vedete, molto semplice. Quindi andiamo solo a proseguire con dei giri di maglia bassa fino a raggiungere chiaramente l'altezza che desideriamo. Possiamo farlo più lungo, possiamo farlo più corto, insomma dipende dai nostri gusti. Quindi adesso io vado a proseguire con dei giri, ogni volta rimetto il marcapunti qui quando lavoro la maglia bassa. Io adesso proseguo e poi vi dico quante righe totali da questo punto in poi ho realizzato. Allora, io ho proseguito e ho realizzato un totale di 20 righe di maglia bassa, che in altezza sono altri 13 cm. Quindi abbiamo un totale per un adulto ovviamente di 33 cm. Adesso andiamo a completare il nostro cappello con l'ultimo giro, che sarà un giro di maglie bassissime, dove avevo, vedete, il marcapunti, entro e lavoro una maglia bassissima e chiaramente rimetto il mio marcapunti. Adesso vado a proseguire lavorando in ogni maglia bassa una maglia bassissima, in questa maniera qui. Ovviamente possiamo decorare il bordo del nostro cappello a piacimento, in base chiaramente ai nostri gusti, se è un bambino. Per un adulto semplicemente io vado a realizzare delle maglie bassissime affinché il lavoro non si allarghi troppo e vado a proseguire fino alla fine, fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nel punto prima del nostro marcapunti, tagliamo il nostro filo, sfiliamo e infiliamo in un ago che può essere a punta tonda o la classica punta per cucire. Ci troviamo, vedete, in questa maniera qui, togliamo il nostro marcapunti, entriamo da dietro nel punto dove era il nostro marcapunti, usciamo sul davanti così, vedete, e andiamo al centro ed entriamo all'interno del cappello. E così abbiamo chiuso il punto e nonostante, vedete, abbiamo lavorato a spirale, non si vede nessuno scalino. Quindi entriamo all'interno della lavorazione ovviamente e andiamo a nascondere la lana. Facciamo più volte ad entrare ed uscire per evitare che si possa sfilare la lavorazione. Fatto questo, chiaramente il nostro cappello è pronto. Ecco qui, quindi il nostro cappello per i più freddolosi è pronto. Adesso possiamo ovviamente andare a guarnire, a decorare, è meglio usare questo termine, a decorare con dei pompon, con delle orecchie, insomma dipende dai nostri gusti. Io vi ringrazio di aver seguito il video e come sempre vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube per condividere con me le vostre creazioni. Detto questo, vi rimando al prossimo tutorial.